Salve a tutti. Prima di iniziare vorrei dirvi che è uscito il nuovo libro che ho scritto, un libro che può servire a molti perché è intitolato Scoprire gli abusi, e cioè fa capire quali sono i sintomi, cosa succede a chi ha subito abusi, come può individuarlo nei sogni, come può individuarlo nei sintomi e come può curarsi. È una cosa che colpisce molte più persone di quanto non si creda. Fa molto male scoprirlo perché cade l'illusione dei genitori bravi, però mette fine al senso di frustrazione, di non essere degni, di valere poco, di non essere all'altezza degli altri, eccetera, eccetera. Quelli che l'hanno già fatto, se non ci credete guardate i commenti, ne hanno giovato moltissimo. Allora, il libro dovrebbe essere già uscito o sta per uscire, io l'ho consegnato ad Amazon. Invece oggi io vorrei parlare di un argomento che è vecchio e nuovo contemporaneamente e che riguarda tutti, ed è il sentirsi al centro del mondo. La stragrande maggioranza dell'umanità si sente al centro del mondo. Cosa vuol dire sentirsi al centro del mondo? Che qui siamo noi, tutto il resto è un film, cioè non ci provoca emozioni. E se non ci provocano emozioni, noi lo capiamo solo qui e quindi non lo capiamo, perché attraverso la mente non possiamo capire le emozioni altrui. Le emozioni vanno capite attraverso le emozioni, ma attraverso le emozioni ben gestite, quindi attraverso l'anima. Noi ci sentiamo al centro del mondo, per esempio sentiamo la Terra come il centro del mondo. In realtà la Terra è un pianeta sperdutissimo, in un sistema solare sperdutissimo, in una galassia sperduta, eccetera, eccetera. Noi ci sentiamo gli esseri più importanti del pianeta Terra, semplicemente perché abbiamo sterminato tutti gli altri, ci siamo riusciti. Però noi siamo animali come gli animali, ma non accettiamo di essere animali, tant'è vero che noi ci siamo costruiti un Dio nostro, che è Dio degli uomini, non degli animali. E naturalmente ce lo siamo fatti umano, o almeno gli abbiamo dato un figlio umano, e ci ha fatto a nostra immagine e somiglianza, la sua immagine e somiglianza, quindi noi somigliamo a Dio. In che cosa? Nell'anima, dicevano i preti. Ma perché i cani, i gatti, i topi non hanno un'anima? No, perché noi siamo superiori. Ma il sentirsi superiori è un vecchio vezzo, no? Lo sentivano gli ebrei, di essere superiori quando sterminavano città e villaggi, uccidendo donne e bambini, no? Tant'è vero che Dio si lamenta nella Bibbia e dice: non avete sterminato le donne e i bambini, e adesso le donne che voi avete sposato sacrificano ad Astarte. Lui era geloso. Quindi gli ebrei si sono sempre sentiti il popolo eletto, ma anche i tedeschi, che hanno annientato quasi gli ebrei, si sentivano il popolo eletto, il popolo ariano. Quindi ci sono i popoli eletti, poi ci sono le persone elette, quelle che sono elette da Dio, che sono la reincarnazione di Giulio Cesare. Sembra che Mussolini fosse convinto di essere la reincarnazione di Giulio Cesare. Tutti si sentono speciali, si sentono al centro del mondo, ma del loro mondo. Finché siamo al centro del mondo noi non vediamo gli altri, ovvero materialmente li vediamo,
ma non ne capiamo nulla. Non riusciamo a metterci nei suoi panni, non riusciamo a sentire ciò che sente, non riusciamo a essere partecipativi. E l'altro lo vediamo materialmente, ma non lo vediamo effettivamente. Lo vediamo come un film, ecco. Quando noi vediamo un film, ci suscita anche delle emozioni, però i personaggi sono diversi da noi, sono scostati da noi, non scostanti. E quello che conta è la storia, il fine che deve essere positivo, come vogliamo noi, eccetera, eccetera. E quando noi non vediamo l'altro, quello che pensiamo è che già sappiamo quello che l'altro ci vuole dire, già abbiamo capito tutto, come è fatto l'altro, perché ce lo siamo immaginato qua, per cui non l'ascoltiamo. E anche se parla non l'ascoltiamo perché sappiamo già com'è lui. Noi abbiamo 1000 angolazioni dentro di noi, per cui non possiamo sapere cosa è l'altro. Possiamo conoscerne una parte, ma non pretendere di conoscerlo tutto. Non a caso, quando si fece il processo di Norimberga, i carnefici, i torturatori, erano gente stimatissima nel loro ambiente, erano brave persone. Poi arriva la guerra che li autorizza a essere come sono dentro e escono fuori mostri. Ma chi lo sapeva prima che erano così? Di quello che commette il delitto si dice: ma sembrava tanto una brava persona. Ma tu l'hai visto, l'hai ascoltato? No. Sembrava. Noi non capiamo gli altri perché non li vediamo, perché fra noi e gli altri c'è una specie di vetro che separa le emozioni. Quando io facevo terapie di gruppo e facevo sperimentazione, perché io credo molto nella sperimentazione più che nella suggestione, anzi io suggerivo il meno possibile e sperimentavo il più possibile, permettendo agli altri di sperimentare. Gli esperimenti non li prendevo da quelli che li avevano fatti, cioè in genere sono gli americani che si inventano queste cose, no? Me li inventavo io, sulla mia esperienza ovviamente, cioè capivo come si poteva svolgere in base a ciò che sentivo io. E c'era un esperimento che colpiva sempre tutti e andava sempre nel segno. Questo esperimento è, io in genere facevo stare la gente seduta in terra per sentirsi più libera, anche di regredire, e gli dicevo di immaginare di stare dentro un uovo. Siete chiusi dentro un uovo, ponete le mani sulle pareti dell'uovo per sentire a che distanza l'avete dal vostro corpo, dal vostro viso. Poi immaginate che quest'uovo abbia una chiusura lampo posta sul davanti, che voi da dentro potete aprire, fare scendere giù. Man mano che fate scendere la chiusura lampo, i lembi si aprono verso l'esterno e voi potete decidere quanto volete che si apra quest'uovo. Quanto questi lembi possono scendere giù e lasciarvi a contatto col resto.
Quando avete deciso di aprire questi lembi, guardatevi intorno e guardate i vostri compagni. Questo dicevo. Era un mondo nuovo. Scusate, ho dimenticato una cosa. Io facevo fare l'esperimento a occhi chiusi. Poi dicevo, adesso aprite gli occhi, guardatevi intorno. E questi erano molto colpiti. E quando riferivano uno alla volta le loro reazioni, a parte che ricordo uno che disse no, io l'uovo ce l'ho in faccia, altri ce l'avevano più lontano, altri più vicino. Naturalmente quelli che avevano meno spazio erano insomma, erano conciati un po' maluccio. E gli altri dissero, improvvisamente mi ha fatto effetto vedere gli altri, mi ha colpito. Ho desiderato ritrarmi. Perché? Perché improvvisamente io gli avevo tolto il vetro delle emozioni, che copriva le emozioni. L'avevo posto a contatto con l'altro, con questo esperimento. Era una botta al cuore. Capivano cosa volesse dire togliere la mente condizionata e sentire l'altro, perché per un po' funziona, poi naturalmente ritorna tutto come prima. Sentire gli altri può essere molto pesante, perché la maggior parte dell'umanità porta con sé una sofferenza. A volte gli esseri umani lo vedono, spesso non lo vedono, ma ce l'hanno. Non parliamo degli animali, che sono nelle mani degli uomini, che non hanno per loro nessunissimo rispetto e nessuna pietà. Poi c'è gente invece che li ama davvero, per carità. C'è gente che ama gli animali e che ama pure le piante, ma anche le piante per noi sono oggetti di abbellimento, di miglioramento, di cibo, anche lì. Ed è logico che noi dobbiamo cibarci per restare vivi, no? Quindi siamo costretti a mangiare. Noi ci sentiamo al centro del mondo e non vediamo gli altri, per cui non vediamo le emozioni degli altri, non vediamo il dolore degli altri. Non vediamo neanche il nostro, Cioè stiamo male ma non ce ne accorgiamo, ovvero stiamo male ma ci sembra normale stare male, anzi è colpa nostra se stiamo male. Essere al centro del mondo è vivere in anestesia. C'è una frase molto bella che io uso a volte, l'ho usato spesso anche con i miei pazienti, una frase ascoltata in un film. Il film era il film Dune, però il primo Dune, non il secondo. A me il primo è piaciuto molto più del secondo. E a un certo punto c'è una frase, il dormiente si è svegliato. Noi siamo i dormienti, noi dormiamo. Ogni tanto qualcuno, dicono gli orientali, che ogni tanto qualcuno si accorge di dormire e sognare, e allora si sveglia. O almeno cerca di svegliarsi, e ogni tanto qualcuno ci riesce. Noi dormiamo, non siamo nella realtà, siamo staccati. Siamo staccati anzitutto dal nostro corpo e lo sentiamo. Cioè cambiano le cose quando noi ci svegliamo, perché sentiamo il nostro corpo, lo sentiamo vivo, le mani le sentiamo, come posso dire, capaci di muoversi, di stringere, di esserci, di essere mobili.
mentre altrimenti sono cadenti, non hanno forza dentro. Perdiamo la forza delle dita, la forza delle braccia, la forza del corpo. Perdiamo la sensazione del sangue che scorre nelle vene. Noi siamo anestetizzati, siamo come fossimo usciti dal corpo. Quando ci svegliamo, rientriamo nel corpo e sentiamo i piedi a terra, li sentiamo fisicamente. E quando vediamo l'altro è un altro noi. Certo che è diverso, è sempre diverso, però è un altro noi, è un altro aspetto di noi che dobbiamo capire. Se non lo capiamo, è perché non capiamo quella parte di noi. Ho scritto che noi abbiamo molta paura dei folli, è vero, i pazzi ci fanno una paura terribile, perché in realtà dentro ognuno di noi c'è una parte folle che ci fa paura. E dobbiamo scoprirla e integrarla se vogliamo stare bene. Se accade questo, riusciamo a parlare con i folli. Io ricordo quando stavo al Santa Maria della Pietà, che lavoravo con gli psicotici, e ogni tanto uno di loro delirava. E io ci scherzavo a volte. Dicevo, pronto, 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 Franco, dove sei andato? Dove è andato Franco? Oddio, Franco non c'è più. E facevo finta di parlare al telefono, pronto, pronto, Franco, Franco, dove stai? E alla fine a questo gli veniva da ridere. Perché capiva che io mi accorgevo del suo delirio, ma che non ne avevo paura e non lo demonizzavo. Perché la cosa più terribile di quelli che delirano, dei psicotici, è che gli altri hanno paura di loro. E allora se hanno paura di loro sono mostruosi, loro si sentono visti come mostri e si ribellano a questo e vi attaccano. Vi attaccano non solo per questa ragione, bisogna sapersi muovere con loro, però questa è una delle ragioni principali col pubblico. Ricorderò sempre stavo in un supermercato, piccolo supermercato, al centro di Roma, e c'era questo pazzo che gridava cose sconclusionate. C'era un uomo anziano che stava andando, che stava pagando, stava davanti alla cassa per pagare, e la commessa, quella che stava alla cassa, disse: senta, per cortesia si tolga, perché aveva paura per lui. A che questo le rispose: non mi tolgo manco per niente, io voglio pagare. Lo psicotico urlò: pazzo, pazzo, sono pazzo, perché lei l'aveva fatto sentire pazzo. Poi arrivò un inserviente, sano di mente, evidentemente l'avevano mandato perché era capace, un uomo di una certa età, che lo ricondusse coi piedi per terra, gli disse: senta, mi dica a me quello che vuole, l'aiuto io. Non sentendo paura
nello sguardo di quell'altro, no? Nel comportamento di quell'altro, il pazzo si calmò, perché l'altro non lo vedeva come pericoloso. La commessa l'aveva visto come pericoloso e aveva rischiato di mandarlo fuori di cervello. Disse qualcuno, i pazzi sono quelli che noi non riusciamo a capire, è vero? Con la differenza che gli antichi dicevano che a volte i pazzi parlavano per voce degli dei. Noi invece li abbiamo infilati nei manicomi e gli abbiamo fecero benissimo i basagli a far chiudere i manicomi, anche se poi se ne sono approfittati per farne semplicemente un modo per risparmiare, e cioè per non dare più servizi di aiuto. Non solo, ma hanno fatto chiudere anche quelli che funzionavano davvero e funzionavano bene, come il Santa Maria della Pietà, dove c'era gente splendida. Medici, infermieri erano persone stupende. Hanno fatti chiudere. Li hanno mandati via. In 2 anni si dovevano riabilitare, facevano i miracoli, no? Questi erano stati pazzi per una vita, no? Hanno cacciati via. Ricordo che disse una psicologa che veniva in analisi da me, che lei era stata addetta alla riabilitazione. Dico, ma lei come fa a riabilitarli? E dice, io gli insegno quello che devono fare. Dico, ma pensa davvero che basti questo? E una sua paziente, quando doveva cambiare casa, che era appunto, le avevano assegnato un appartamento e lei doveva lasciare il manicomio, morì il giorno prima di un colpo al cuore. Dico, non so se avete capito, se ha capito cosa gli stanno facendo a questi. La vergogna dell'umanità. Noi non vediamo gli altri. Noi gli altri ce l'abbiamo nella mente. Noi crediamo di sapere sempre com'è l'altro. A me mi hanno chiesto, ma gli abusatori sessuali dei bambini, che tratti hanno? Come si riconoscono? Ma perché ci hanno scritto in fronte? Sono come noi. Anzi, spesso sono, ma non sempre, se sono religiosi, non i religiosi normali, ma se sono fortemente religiosi, quelli intransigenti, quelli integralisti, potrebbero essere quelli che se vedono un film un po' se si scandalizzano, no? Quante volte ho sentito i pazienti dire no, mio padre o mia madre no, se vedevano una scena di sesso si scandalizzavano, non la volevano vedere. Dico, allora sono proprio quelli. Perché hanno alcuni una certa dissociazione. A volte mi impunto. Hanno una certa dissociazione. Non possiamo capire com'è la gente da fuori. Dobbiamo cercare di capirla e per capirla dobbiamo fare una cosa che non facciamo mai, metterci in ascolto della persona. Riuscire ad ascoltare la persona. Riuscire ad ascoltarla e capire il tono della voce, non solo quello che dice, ma il tono della voce, come si muove, le espressioni che ha o che non ha. Io quando ero bambina andavo in chiesa a sentire la predica del prete, almeno allora c'era, adesso non lo so, penso ancora, e sentivo una voce atona, cantilenante, sempre uguale, qualsiasi prete fosse. E domandai ingenuamente ai miei perché avevano quella voce. Mi risposero straniti,
ognuno ha la sua voce, che cavolo volevo io? Io invece lo notavo, che non mettevano mai emozioni in quello che facevano. Io non sapevo che era quello, però sapevo che qualcosa non andava. Ho capito dopo. I miei, come tutti gli altri, non lo volevano vedere, perché avevano il loro schema e tutto doveva aderire al loro schema. Tutto il sistema pagano venne riversato sul cattolicesimo. Perché noi abbiamo bisogno delle stesse cose, che siamo cattolici o siamo buddisti o siamo pagani o siamo eccetera eccetera. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci rassicuri e che ci dica che se facciamo qualcosa, se diamo qualcosa in cambio, questo Dio ci protegge. Perché noi siamo al centro del mondo. Mi spiego meglio. Quando capita qualcosa di brutto, no? Per esempio c'era una donna che io conoscevo a cui era morto il marito, piuttosto giovani erano, e lei disse: perché proprio a me? Dico, perché qualcuno doveva colpire. Dico, chiunque può dire proprio a me, perché non te? Perché doveva colpire gli altri e non te? Perché lei era il centro del mondo, a lei non doveva capitare. Poi c'è anche, io mi sono comportato bene, non ho fatto del male a nessuno, convinti che sulla terra paga chi fa del male. Ma dove? C'è uno tsunami, guarda in faccia le persone. I terremoti che arrivano guardano in faccia le persone. Ci sentiamo talmente al centro del mondo che ci sentiamo al centro del mondo anche in negativo. Io ricordo quando ero piccola che avevo i calzini bucati e pensavo che tutti si accorgessero che io avevo i calzini bucati e mi disprezzassero perché avevo i calzini bucati. Perché lo pensavo? Perché in realtà io ero disprezzata dai miei genitori e pensavo che tutti mi disprezzassero. Qual era la ragione? E magari perché vedevano il calzino bucato. Era una cosa da disprezzare una persona che aveva un calzino bucato, chissà perché poi. Essere al centro del mondo vuol dire vedere, lo ripeto, il mondo come un film. Cioè di vero ci siamo solo noi. Quelli intorno sono dei fotogrammi che girano, che ci servono o non ci servono, ma non sono come noi, non soffrono come noi, non sentono come noi, non sono intelligenti come noi. Diceva Einstein, se si misurassero i pesci da come sanno salire sugli alberi, i pesci risulterebbero stupidi. Noi non vediamo gli altri, noi non vediamo i figli, non vediamo se sono felici o infelici. Sento genitori che dicono: i miei figli mi rifiutano, non mi chiamano mai, e chissà perché. Perché non gli hai dato niente. Ma io ho fatto tanto per loro, sì, li hai allevati, che li volevi pure far morire di fame? Ma quello che volevano loro è essere amati. E questo raramente glielo diamo. Non è un fatto di colpe, perché non amiamo e non sappiamo amare perché non siamo stati amati a nostra volta. Però abbiamo messo al mondo degli infelici.
senza chiederci se era giusto o meno mettere figli al mondo, sul perché i figli vengono su in certo modo, vengono su a seconda di come li abbiamo allevati noi. E tanti si lamentano perché ai figli glieli diamo troppe vinte, roba che sono disperati, sono tutti infelici, sono degli asociali, perché non sono mai stati amati e gli diamo troppo. I figli devono imparare a soffrire e a obbedire, soprattutto l'obbedienza. L'obbedienza che viene data, che è dovuta a Dio, no? Noi gli dobbiamo l'obbedienza. Perché? Io non voglio obbedire a nessuno, voglio ragionare col mio cervello. Questo Dio che vuole l'obbedienza è malato, ma questo è quello che ci immaginiamo noi naturalmente, no? Non voglio dire che sia così, ma che noi lo immaginiamo così. Il fatto che noi non vediamo gli altri deriva dal fatto, questo l'ho ripetuto 50.000 volte ma non è mai abbastanza, perché non abbiamo visto i nostri genitori. E noi non vediamo i nostri genitori perché abbiamo un processo naturale che hanno tutti i bambini, per cui se i genitori ci fanno del male nell'infanzia, noi lo cancelliamo. Quindi possiamo anche dire che ci hanno fatto del bene e che ci hanno voluto bene. Possiamo raccontarci quel che vogliamo, perché non sappiamo quello che ci hanno fatto i genitori. Però la nostra vita dipende da quello, da quell'imprinting di bambini. Se non andiamo a vedere chi sono i nostri genitori, non riusciamo a capire niente di chi sono gli altri, perché abbiamo perduto la possibilità di guardare, non riusciamo più a vedere gli altri. Li guardiamo secondo dei nostri schemi, non di quello che effettivamente compare dagli altri, perché gli altri compaiono, sono osservabili, si vedono. Siamo noi che non sappiamo vederli. Essere al centro del mondo ci attacca alla vita in una maniera ossessiva, per cui abbiamo sempre paura di ammalarci, abbiamo paura delle iniezioni, abbiamo paura di ferirci, abbiamo paura di avere malattie, abbiamo paura del cancro, abbiamo paura di tutto, dei contagi, delle malattie contagiose. Abbiamo paura che ci succeda qualcosa. Abbiamo mille paure, poi andiamo in villeggiatura, in mezzo a un traffico di macchine aberrante e lì succedono davvero gli incidenti, però lì ci andiamo. Perché la villeggiatura non possiamo rinunciare, perché è l'unico momento in cui stiamo fuori di noi e quindi stiamo bene. Perché noi normalmente stiamo male con gli altri. Stiamo bene quando usciamo fuori di noi. E allora quando lasciamo il nostro posto, la nostra casa, noi fuori possiamo sentirci in un mondo diverso, non abbiamo genitori, non abbiamo obblighi, non abbiamo niente. E allora stiamo bene. Per questo facciamo carte false per andare in villeggiatura. Facciamo i debiti per andare in villeggiatura. Perché in quel periodo noi stiamo bene, perché usciamo fuori completamente da noi stessi. Invece di andare a guardare i genitori che ci hanno fatto stare male, facciamo i debiti per andare in un posto dove non vediamo i nostri genitori. Perché normalmente nel luogo dove viviamo i nostri genitori li vediamo attraverso gli altri, non sappiamo rivederli attraverso gli altri, ma li vediamo e reagiamo agli altri come reagiamo ai genitori. Quindi se abbiamo paura dei genitori, abbiamo paura anche degli altri.
Essere al centro del mondo vuol dire non vedere nulla, vuol dire non vedere come è fatto il mondo, non vedere come è fatta la terra, non vedere come sono fatti gli animali, le piante, le persone che ci circondano, non vedere niente. Ed è la cosa più frequente. Tant'è vero che metà della popolazione del mondo muore di fame e l'altra metà se ne frega, perché non li vede. E se li immagina senza emozioni. Questo è non vedere, è non sentire emozioni. E così come non vediamo il mondo, non vediamo i nostri figli. Non li vediamo proprio. Non vediamo se stiamo bene, stanno male. Non solo non glielo chiediamo, ma non li vediamo proprio. Cioè, tra figli e genitori dovrebbe bastare un'occhiata per capirsi. Non ci capiamo niente. Loro soprattutto non vedono noi. Com'è andata la scuola? Questa è la domanda che fanno. Cioè, di quello come campa non gliene frega niente, gli frega come è andata bene la scuola, o se non è andata bene. Perché il figlio deve produrre, come loro producono. Perché il mondo è fatto così, che gli uomini devono produrre, perché sennò gli altri come fanno i soldi? Qualcuno si deve arricchire alle spalle degli altri. E naturalmente tu devi produrre per aiutare questo arricchimento, che è giusto che sia. Così ci insegnano. Che è una storia tristissima. Allora, lo ripeto, e per l'ultima volta, in questo video. Per vedere il mondo, per vedere gli altri, per capire chi sono, dobbiamo vedere i nostri genitori. Un saluto a tutti.